Buongiorno a tutti e ben ritrovati ai video di PhotoArt. Oggi parliamo del non plus ultra in campo fotografico, di una tecnologia tanto antica quanto innovativa nei materiali e nella composizione. Si tratta di una folding, ma anzi in questo caso specifico di una non folding. Abbiamo una Ebony, una 45, una delle case più attente alla qualità dei materiali, alla qualità costruttiva, all'assemblaggio e anche, devo dire, ad un piacere visivo di poter avere queste macchine, proprio di poterle usare e ancora di più, quasi possedere, perché sono proprio molto belle. Come sapete, le folding sono dei banchi ottici folding, quindi tascabili per così dire, ripiegabili, insomma compatti, tali da essere usati fuori dallo studio fotografico. Le folding hanno avuto molto successo e tutt'oggi sono degli strumenti unici, a partire dal formato 6x9, 6x7, pensiamo alle varie Linhof Tecnica, andando in su al 4x5 o 10x12 che dir si voglia, fino al 20x25, passando per il 13x18 o 5x7. Questa in particolare è una 4x5, è una Ebony, vi dicevo, ed è una macchina completa. Quella che ho scelto è una non folding perché ritengo che abbia dei vantaggi sulla folding che ora vi andrò a descrivere brevemente. Abbiamo un 150 mm Rodenstock come lente primaria che corrisponde più o meno ad un normale in questo formato, anche se ho già avuto modo di dirvi altre volte l'equivalenza tra le focali nei formati diversi non è sempre così scontata o precisa come verrebbe da credere. Allora, non folding cosa significa? Che la macchina, tra l'altro è davvero molto leggera, la macchina ha la standarda anteriore, eccola qua, e quella posteriore, che vedete io manovro con questi due nottolini, che hanno dall'altra parte i nottolini di fissaggio, una volta che ho raggiunto la mia lunghezza focale. La non folding, vi dicevo, è una macchina che secondo me ha una solidità strutturale maggiore di una folding, perché le standarde, come potete vedere, sia quella anteriore che quella posteriore, sono ancorate alla base. Di conseguenza non sono richiudibili come la maggior parte delle folding. Questo dà una robustezza alla macchina maggiore rispetto alla folding, e siccome una folding, cioè una macchina che lavora sul campo, prevalentemente utilizza delle lunghezze focali corte, medio-corte, è bene avere una perfetta planarietà fra le due standarde, anteriore e posteriore. Questa è garantita da macchine come queste piuttosto che da folding, anche precise, anche fatte bene, ma fra tante che ne ho provato alla fine sono sempre cascato sulle non folding. Un'altra caratteristica secondo me essenziale è che la non folding, come in questo caso, ha un perfetto baricentro. Significa che una volta appoggiata sul cavalletto è molto più stabile di una folding, che necessariamente la folding ha una caratteristica, cioè quella di aprirsi in questa maniera a compasso sul dorso e di estendere la standarda anteriore, quindi scomponendo un pochettino il baricentro della macchina, e più il soffietto si estende e la standarda anteriore si allontana, soprattutto se montiamo dei teleobiettivi che sono molto pesanti, e più la macchina tende a scomporsi. Avrete provato senz'altro che talvolta solo muovere il flessibile comporta un movimento della macchina. La non folding invece ha il vantaggio che, come vi ho mostrato, una volta che la appoggio sul cavalletto nella piastra centrale, eccola qua, questa, la macchina è sempre perfettamente sul baricentro. Infatti vedete che mi sta sul palmo di una mano, perché tanto estendo questa quanto estendo quest'altra. Vale il contrario, tanto avvicino questa e tanto rientra questa. Quindi sarò sempre perfettamente equilibrato ed è un vantaggio non indifferente. Un altro aspetto che secondo me la rende vincente è il fatto che è sempre pronta, perché è sempre aperta. Quanti di voi usano queste macchine per la fotografia di paesaggio, o comunque sono attratti da questo tipo di apparecchio per la fotografia di paesaggio, sapete benissimo che la luce cambia in ogni momento e talvolta è molto frustrante vedere una bella scena e tirare fuori la macchina, montarla in cavalletto, aprirla, la scena è già cambiata.
prima era bella, ora non ci dice più niente. Ecco perché una macchina un po' più veloce, ma con la stessa qualità, anzi migliore di quella di una folding, per il lavoro che faccio io, per me è essenziale. Uno, perché è un po' più leggera, per forza ci sono meno leveraggi, meno alluminio, ma che comunque pesa, e per portarsela dietro in uno zaino si risparmia molto in termini energetici e di fatica, perché pesa meno. E poi è molto più pronta, ripeto, basta prenderla dallo zaino e montarla in cavalletto. Io estendo il soffietto e sono già a posto per fotografare, invece che doverla montare. Sono tutti aspetti che variano a seconda della scelta che farete. È chiaro che se dovete lavorare in studio sono aspetti che vi interessano molto marginalmente. Lavorando all'aperto, dove il campo specifico d'utilizzo di questi apparecchi, le cose cambiano. Bene, veniamo un po' alle caratteristiche di questa macchina. È una macchina straordinaria. Si può allungare il soffietto sia vedete, nella corsa anteriore che in quella della standarda posteriore. Innanzitutto il soffietto della Ebony è un soffietto molto particolare perché ha una rigidità nella parte finale, ma qui davanti è proprio flush, è come un soffietto flush, non so se riuscite a vederlo. Questo permette alla macchina, ve lo farò vedere successivamente, di avere dei decentramenti sulle standard, come in questo caso per esempio su quella anteriore, dei decentramenti anche in ordine di soffietto molto ravvicinato. Lo stesso vale per la standarda posteriore perché è molto elastica nei suoi movimenti, si può far salire, si può far scendere, si può combinare con il movimento della standarda anteriore, stiamo sempre parlando del decentramento, senza che la macchina si scomponga, perché la morbidezza della pelle utilizzata per il soffietto è davvero di prima qualità, è davvero eccellente. Su entrambe le standarde troviamo che cosa? Il basculaggio, è un basculaggio in asse, molto interessante perché è un basculaggio vero, si capisce subito, quello alla base a volte può confondere, questo invece è molto semplice perché una volta regolata la nostra inquadratura possiamo, vedete, muovere sull'asse sia quello anteriore che quello posteriore, eccolo qua, sono davvero molto semplici ed hanno dei sistemi di bloccaggio immediati, è una delle caratteristiche che mi ha fatto scegliere di recensire questa macchina rispetto ad altre che ho avuto perché è davvero completa, ma è fatta molto bene. Ha le sue bolle, chicca delle chicche, questa bolla posteriore che è riflessa in questo specchio e molto spesso capita di montare il banco un po' più elevato rispetto al nostro piano visuale e soprattutto chi non ha la possibilità di andare sopra a vedere ha questo specchio che dà l'immediata lettura delle due bolle, quelle messe longitudinalmente e trasversalmente. La macchina ovviamente si muove anche in questa maniera, cioè con il basculaggio quello laterale sia nella standard anteriore, qui c'è ancora la piastra per la copertura, sia in quella posteriore che in quella anteriore. Il bloccaggio è estremamente immediato perché come vedete c'è una leva, basta fare così, la macchina si muove, tra l'altro ha un'angolazione, guardate, cioè finché ce n'è per il soffietto. È chiaro che non si userà mai questo, ma ci serve per capire come la macchina sia versatile, duttile e malleabile. Vi farò vedere anche sul cavalletto come riesce a modellarsi, a modificarsi, perché è davvero una macchina ben realizzata. Io ne ho avute poche diciamo fra le mani come questa qua, infatti sono molto indeciso anche se acquistarla personalmente, perché ho lavorato con macchine come Gandolfi, come Sinar, Ebony, ho avuto anche altri modelli, questa trovo che sia la più completa e anche costruita benissimo. Bene, un altro aspetto che vorrei sottolinearvi è come la macchina possa diciamo lavorare con i due movimenti anche in maniera contrapposta grazie proprio a questa fluidità che ha sia nel soffietto, guardate come si piega, come posso anche in un certo senso strapazzarla perché comunque è davvero quasi esente da critiche, dico la verità, mi è capitato poche volte di fare delle recensioni a 5 stelle piene come questa.
Parliamo del vetro smerigliato e qui c'è un'altra sorpresa. Devo dire che a me piacciono molto i vetri della Sinar, soprattutto quelli delle produzioni degli anni 80-85, perché sono estremamente luminosi. Anche i Boss Screen sono dei vetri di messa a fuoco assolutamente brillanti. Devo dire che questo della Epson talvolta si può cadere anche nell'eccesso di non montare il panno nero e fuocheggiare sul vetro da quanto sono brillanti. Veramente si resta senza parole. Anche colleghi che utilizzano altri apparecchi, quando così ci si trova e provano a buttare l'occhio su una macchina come questa, restano sbalorditi dalla brillantezza, dalla chiarezza, dalla luminosità. E questo sapete che comporta il vantaggio di una composizione e di una messa a fuoco eccellente, perché uno dei problemi di queste macchine, non nascondiamocelo, è la visione rovesciata e un po' l'oscurità che le lenti, che non sono delle campionesse di luminosità relativa, purtroppo infliggono ad un vetro smerigliato. Questo è dotato di una lente di Fresnel ed è uno dei motivi di questa brillantezza di cui vi sto parlando. E poi anche questo è un dorso, devo dire, molto, molto ben realizzato, perché ha la sufficiente elasticità per far entrare lo chassis. Avevo preparato anche una lastra piana per chi non avesse mai visto come è fatta, perché ha la possibilità di far entrare lo chassis senza scomporre la macchina. A volte ci troviamo di fronte a dei vetri, a dei dorsi un po' rigidi, con delle molle un po' troppo rigide, che anche sul cavalletto scompongono la macchina. In questo caso Ebony è stata molto attenta a realizzarla con una intensità della molla, come vedete, molto morbida nel movimento, ma che assicura comunque la sufficiente rigidità per la battuta dello chassis. Il dorso, come per tutti i dorsi, si sfila in un attimo. Se volete usare un dorso 6x7, 6x12 di tipo Horseman, oppure, come vi dicevo, ha la sua sufficiente elasticità per far inserire, ad esempio, questo è un dorso Kodak, un Ready Load, ma esiste il Quick Load della Fuji che è analogo a questo. Sapete che questo è un portapellicole di tipo Quick, quindi, o di tipo Ready. Infilate la pellicola, estraete, esponete lo scatto, poi la richiudete e il tutto vi sta in un foglietto. Quindi quando avete da fare delle escursioni importanti dove non vi volete portare il peso e l'ingombro di una decina di chassis, in tanto spazio così vi stanno una ventina di pellicole. E allora vi dicevo, anche in questo caso basta infilarlo, perché è veramente un gioiello. Lo ripeto, poche volte mi è capitato di recensire macchine a pieni voti a 5 stelle. Questa, in altre parole, è uno dei must per le folding, perché pesa poco, è velocissima, è bellissima, è completa di tutti i movimenti. È la Ebony. L'esemplare che vi sto mostrando è un esemplare nuovo, ex demo, l'ho usato io personalmente per qualche recensione e per un paio di workshop ai quali vi invito, se siete interessati a scoprire il banco ottico, quindi le folding in loco. Io organizzo quasi mensilmente delle uscite sulle Dolomiti con un gruppo limitato di 5-6 elementi, dove insegno un po' come si usa e andiamo a valutare anche le problematiche oggettive che si incontrano sul campo. L'ultima volta, per esempio, abbiamo riscontrato un vento forte, era l'autunno, e devo dire la verità che inquadrare sotto il panno nero, che nel mio caso è un panno bianco, per essere un po' più visibili, perché anche questo è importante, e era difficile proprio riuscire a tenerlo fermo, scomponeva quasi la camera. Quindi problematiche ce ne sono tante. Non vi ho mostrato, perché questa sia una parte comune a tantissime altre macchine, lo sgancio rapido del dorso per cambiare l'inquadratura da orizzontale a verticale e viceversa. Si fa in un attimo perché i registri sono davvero comodi. C'è un portabolle, oltre tutte quelle che vi ho elencato, c'è una bolla anche fissa sulla standard anteriore. L'ultimo elemento, visto che stiamo parlando di grande formato, è questo, è l'esposimetro. Un esposimetro non a luce incidente, a luce diurna, ma un esposimetro spot. In particolare questo qui è un Minolta Spot Meter tipo M. È uno dei più precisi, uno dei più pratici, anche l'impugnatura è comodissima. Si punta il soggetto, si misura
o in EV oppure in sensibilità della pellicola o in diaframmi, in tempo di scatto, come vi trovate meglio voi, e poi si espone. Questo è il Pentax che Ansel Adams usava per i suoi famosissimi scatti. Sono inseparabili per il grande formatista, perché permettono la lettura e quindi l'esposizione secondo il sistema zonale o secondo quello che abbiamo intenzione poi di portare avanti nella camera oscura. Credo di avervi detto tutto, io vi ringrazio per aver seguito i video di PhotoArt e vi do l'appuntamento alle nostre prossime recensioni. Grazie a tutti e ciao da Stefano.